Sei affetto da diabete di tipo 2 e non sai come risolvere? Sono certo che il video di oggi possa fare al caso tuo. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi analizzerò per te se è possibile invertire il diabete di tipo 2. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! La puntata di oggi sarà incentrata sulla gestione del diabete di tipo 2 attraverso accorgimenti solamente di natura alimentare. Ti racconterò di come diversi studi scientifici abbiano dimostrato che sia possibile invertire il diabete di tipo 2 semplicemente attraverso l'alimentazione. Innanzitutto faccio presente che esistono tendenzialmente due correnti di pensiero nella medicina moderna. Chi sostiene che il diabete di tipo 2 sia una malattia che quando arriva ci si debba portare con sé per tutta la vita e chi invece la pensa in maniera opposta. Sostenere la tesi che questa problematica sia irreversibile sembra abbastanza frettoloso ed impreciso. Si è visto infatti in tantissimi casi che una dieta sana ed equilibrata possa davvero far regredire il diabete di tipo 2 nei pazienti affetti da questa patologia. Per questo motivo ci tengo molto a mostrarti due evidenze scientifiche. Ve ne sarebbero molte altre, ma per mancanza di tempo non potrò citarle. Prima di conoscerle insieme, vediamo brevemente la problematica principale del diabete di tipo 2. Essenzialmente si tratta di una quantità eccessiva di zucchero nel corpo, che sia glucosio o fruttosio. Il glucosio lo troviamo molto spesso negli alimenti ricchi di amido, il fruttosio invece si trova principalmente nel miele, frutta e alcune verdure. Quindi, quando l'organismo ha già una quantità eccessiva di zucchero, non appena andiamo ad introdurne ancora, quest'ultimo si riverserà nel sangue e saremo più soggetti al diabete di tipo 2. Cosa bisogna fare quindi? Ovviamente ridurre la quantità di zucchero da assumere quotidianamente. Per ridurre la quantità di zucchero è importante dunque prestare attenzione anche all'introduzione dei carboidrati, alimenti spesso sottovalutati quando si deve combattere con questa patologia. Può essere utile sostituire questi alimenti con cibi ricchi di proteine e grassi sani. Questi alimenti sono poveri di glucosio, quindi sono meno rischiosi sotto questo punto di vista. Immagino che alcune persone possano nutrire qualche dubbio riguardo quanto appena detto, ma a breve sarà tutto più chiaro. D'altronde le campagne alimentari principalmente rivolte all'eliminazione dei grassi e alla promozione dei carboidrati, cereali in primis, hanno certamente influito a disinformare noi consumatori. Iniziamo dunque ad analizzare una pubblicazione scientifica di maggio del 2019 dell'American Diabetes Association, reperibile tuttora su PubMed. Oltre 10 ricercatori hanno elaborato la miglior terapia nutrizionale possibile per pazienti affetti da diabete di tipo 2 o prediabete. I risultati hanno indicato come la riduzione degli zuccheri aggiunti, dei cereali raffinati e delle verdure amidacee permetta di ottenere ottime risposte. La raccomandazione chiave però che fa più scalpore è che la riduzione dell'apporto complessivo di tutti i carboidrati ha le maggiori evidenze per il controllo del diabete di tipo 2. Secondo questi scienziati, infatti, una dieta a basso contenuto di carboidrati è la più efficace per gestire o perfino invertire il diabete di tipo 2. Ovviamente, come si dice solitamente, una rondine non fa primavera. Per questo motivo sono andato a ricercare altre conferme. Sto parlando in particolare di una pubblicazione del Regno Unito che ha mostrato risultati ancora più eccellenti nella lotta contro il diabete di tipo 2. Prendendo in considerazione gli ultimi 6 anni di questa ricerca relativa ad un periodo complessivo che va dal 1987 al 2018, si è notata una cosa molto importante. In quest'ultimo periodo i ricercatori hanno offerto ai loro pazienti delle diete a basso contenuto di carboidrati come alternativa all'utilizzo di farmaci. Solamente il 27% dei pazienti ha seguito i consigli suggeriti. Analizzeremo i risultati ottenuti su questi soggetti. Gli accorgimenti da prendere erano i seguenti: ridurre i carboidrati amidacei,
Per semplificare, si tratta di tutto ciò che è generalmente colorato di bianco, come pane, pasta, riso e anche i cereali della colazione. Convertire tutto ciò che è bianco in verde. Quindi i vegetali ed insalate erano ritenuti perfetti da utilizzare. Eliminare gli zuccheri, ad eccezione di alcuni frutti, come fragole, mirtilli e lamponi. Anche mele e pere erano consentite. Evitare carne processate, quindi würstel ed insaccati. Assumere proteine sane. Erano consentite tranquillamente 3 uova al giorno e poi pesce come salmone, sgombro e tonno. Infine era suggerito con moderazione anche lo yogurt intero per colazione. Si potevano assumere anche grassi con moderazione. Erano consentiti dunque l'olio d'oliva e quello di cocco, mentre quelli che venivano esclusi erano quelli vegetali, come girasole, mais e similari, ed ovviamente anche la margarina. Altre indicazioni da non sottovalutare furono le seguenti. Prestare attenzione agli alimenti con la dicitura povero di grassi. Molto spesso infatti in questi alimenti vengono aggiunti zucchero o dolcificanti per renderli gustosi. Si potevano assumere con molta moderazione i formaggi. Era necessario evitare il consumo di snack ad eccezione di mandorle o noci non salate. Occasionalmente era consentito il cioccolato fondente superiore al 70%, ovviamente in minima quantità. L'ultima indicazione invece fu quella di eliminare le bevande zuccherate rimpiazzandole con del tè, caffè, acqua o infusi alle erbe. Venne fornita loro anche una tabella con i vari indici glicemici dei principali alimenti. Dopo aver monitorato queste persone per il tempo necessario, al termine della ricerca i risultati sono stati a dir poco sbalorditivi. Nel periodo in cui le persone hanno seguito questo tipo di regime alimentare a basso contenuto di zuccheri e carboidrati hanno perso in media 8,3 kg. Inoltre sono stati in grado di ridurre l'uso complessivo dei farmaci. Ben il 46% dei diabetici di tipo 2 sono riusciti ad invertire la loro malattia, in modo da non essere più considerati diabetici. Nella fascia di persone considerate in prediabete invece i risultati sono stati ancora più significativi. Un impressionante 93% dei pazienti che hanno adottato questa dieta non sono diventati diabetici. Sono stati in grado di far regredire i valori che li avrebbero portati al diabete di tipo 2. Cosa ho voluto dimostrare con queste due ricerche? Molto semplicemente 2 evidenze inequivocabili. La prima è che il diabete di tipo 2 risulta essere davvero reversibile da più fonti scientifiche. Personalmente non è una scoperta, dato che diversi amici e colleghi che mi hanno chiesto aiuto, specialmente negli ultimi mesi, hanno ottenuto gli stessi risultati, adottando i giusti accorgimenti. Ricordo sempre che non sono un dottore e che ciò che racconto è solo fonte di mie conoscenze ed esperienze. La seconda evidenza che abbiamo notato oggi è che consumare eccessivamente carboidrati, così come siamo abituati a fare noi occidentali, può essere deleterio. I macronutrienti, quindi grassi, proteine e carboidrati, devono essere introdotti sempre con intelligenza ed equilibrio. Per gestire meglio il diabete di tipo 2, ovviamente l'aggiunta di attività fisica può essere un ulteriore plus. Una semplice camminata di 20 minuti dopo pranzo può permettere di gestire meglio i picchi glicemici. Poi vi sono diversi integratori, come la berberina ad esempio, che possono aiutare, oppure l'aceto di mele, ottimo per chi deve gestire il diabete di tipo 2. Esistono anche alcune spezie utili. Ne ho parlato in questo video che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.